Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Dal titolo, molti di voi avranno già capito di quale birra parlerò oggi. Si tratta di un birrificio particolare e di una sua apprezzatissima birra che è anche molto richiesta ma molto difficile da reperire. Parlo dell'abbazia di St. Sixtus in Belgio. I birrai sono i monaci trappisti di Westvleteren e la birra è proprio quella, la 12. Definita per tanti anni la birra più buona del mondo dagli appassionati, sicuramente la birra di produzione trappista più ricercata. Vediamo un paio di curiosità su questa birra e sul suo birrificio. Ne assaggerò una e condividerò con voi le mie impressioni. Vediamo quanto la sua fama si avvicina alla realtà. La storia dell'abbazia si riconduce al 1814 quando Jean-Baptiste Victor, un eremita, si stabilì nei boschi di Westvleteren nelle Fiandre occidentali. Qualche anno dopo altri monaci provenienti dall'abbazia di Mons-des-Cats lo seguirono e nel 1831, un anno dopo aver ottenuto l'indipendenza dai Paesi Bassi, fondarono l'abbazia di St. Sixtus. Appena 7 anni dopo la fondazione del loro monastero, i monaci provvidero per costruire il loro primo birrificio e l'anno seguente ottennero dal re Leopoldo I la licenza per poter produrre la loro birra. Nel 1849 i monaci avviarono una serie di costruzioni con la nuova chiesa e un secondo monastero e nel 1860 un secondo birrificio più grande destinato alla produzione su vasta scala, demandando il primo ad un uso esclusivamente domestico. Grazie alla taverna in de Vrede, infatti, la produzione poté crescere per colmare la domanda sempre più crescente. Nel 1896 fu completato infine il terzo birrificio che divenne subito operativo. Nel 1922 altri cambiamenti portarono ad un ampliamento e un modernizzamento del birrificio con l'impiego del vapore che rimase operativo fino al 1990, anche se il suo utilizzo fu dismesso prima. Nel 1945 la produzione si stabilizzò a circa 6.000 ettolitri annui, che è rimasta abbastanza invariata nel tempo. Come in molte realtà simili, anche a Westvleteren si verificarono problemi di qualità nelle birre dovute a contaminazioni e infezioni di cui si conosceva ancora poco. La tipologia di birra di riferimento, infatti, era una birra non troppo diversa dalle rosse e dalle brune delle Fiandre. Birre oggi definite agrodolci per il contrasto tra un maltato dolce e un'acidità lattica o acetica molto caratteristica. Per risolvere questi problemi e migliorare le proprie birre, i monaci di Westvleteren chiesero aiuto a frate Thomas, il birraio dell'abbazia di Westmalle, che li aiutò a riprogettare alcuni processi come la fermentazione e le pratiche più moderne di igiene e sanificazione. Negli anni 70, oltre al nuovo mulino e a una cella frigorifera, i cambiamenti più importanti riguardarono la sala di fermentazione, dove venne innanzitutto sostituita la vasca di raffreddamento, che oggi viene usata sulle birre spontanee, ma in questo caso rappresenta proprio un rischio di contaminazione, e venne sostituita con un refrigeratore per il mosto a vasca chiusa. Vennero allestiti 6 tini per la fermentazione primaria che veniva condotta a vasca aperta, che sostituirono i precedenti in legno e con controllo di temperatura. E fu allestito anche il laboratorio dove poter monitorare i vari processi. Dal 1978, con l'adozione totale di queste nuove pratiche, le birre di Westvleteren persero il carattere agrodolce che si ritrova oggi in alcune realtà fiamminghe, per prendere poi l'impronta più attuale definita e riconosciuta oggi come trappista, anche se è bene precisare che il termine non si riferisce a uno stile di birra. Nell'89 viene modernizzata la sala cottura con moderni tini in acciaio inox. Nel 2013 infine arriva un nuovo impianto di imbottigliamento e la produzione viene incrementata a ben 2 cotte al giorno, ma solo per ottimizzare i consumi e le ore di lavoro. La produzione rimane infatti stabile a 6.000 ettolitri l'anno, con 42 giornate produttive in totale. Una quantità davvero esigua se confrontata ai 180.000 ettolitri l'anno di Chimay o ai 140.000 di Westmalle.
Le birre prodotte erano diverse ed erano identificate con i numeri 4, 6, 8 e 12, indicati sul tappo con diversi colori e per lungo tempo senza etichette. Questi numeri fanno riferimento alla densità zuccherina misurata in gradi belgi, una tradizione usata anche da Rochefort. La 4 era la birra d'abbazia per i monaci, di colore chiaro, le altre erano tutte scure, denominate Double, Extra e Labt. Nel 1999 frate Philip eliminò la 4 e sostituì la 6 con l'attuale Blonde, una Patersbier molto luppolata da 5.8 volumi. Poi segue la 8, una Dark Strong da 8 gradi e infine la celebre 12, che si può definire una quadruple, da ben 10.3 gradi. Secondo i registri la 12 fu introdotta negli anni 30, partiva da una densità di 12 gradi belgi che corrispondono a un OG di circa 1.120. A fine fermentazione attenuava fino a 1.029, raggiungendo poi in bottiglia 12 volumi. La versione attuale invece parte da un OG di 1.090 e con un'attenuazione maggiore raggiunge i 10.3 gradi. Oggi l'abbazia conta 26 monaci, dei quali circa 10 sono impegnati nella birrificazione, che grazie al suo successo ha sostituito le altre attività contadine ed è diventata essenziale per il sostentamento del monastero. La birrificazione a Westvleteren parte dall'utilizzo di acqua locale che risulta più dura in bicarbonati, cloruri e solfati rispetto a quella di Westmalle e di altri birrifici trappisti, per cui per avere un risultato ottimale l'acqua subisce dei trattamenti. L'ammostamento avviene nel moderno impianto a partire da malti pale e pilsner della Dingemans in uguali proporzioni per tutte e tre le birre. La bollitura dura 60 minuti. Qui vengono aggiunti anche saccarosio e sciroppi di zucchero. Come si ottenga un colore così scuro rimane uno dei segreti dei monaci. Non è dichiarato se vengono impiegati malti torrefatti o sciroppi particolari, ma è certamente probabile. In luppolatura si utilizzano luppoli Northern Brewer, Hallertau e Styrian Goldings, coltivati nella vicina area del Poperinge. Si utilizza estratto di luppolo a inizio bollitura di varietà Northern Brewer per la gettata in amaro e pellet in aroma di varietà Hallertau e Styrian Goldings. Il lievito impiegato è sempre quello di Westmalle, che i monaci vanno a recuperare periodicamente direttamente in abbazia prima della cotta. La fermentazione primaria avviene in vasche aperte, che è una pratica esclusiva per un birrificio trappista, e parte a 20 gradi per spingersi fino a 28-29 e dura dai 4 ai 6 giorni circa. Viene misurata l'attenuazione e appena questa raggiunge l'80%, la birra viene raffreddata prima a 20 gradi e poi spostata nei tini maturatori dove viene portata a 10 gradi per un periodo che va dalle 4 alle 6 settimane per la Blonde e per la 8. Fino a 8-10 settimane per la 12. In questa fase la birra si chiarifica naturalmente e si affina al freddo. Infine viene trasferita nel tino di priming dove viene inoculato nuovo lievito fresco prelevato da altri batch e zucchero per la rifermentazione in bottiglia. Viene quindi imbottigliata senza subire filtrazione, centrifugazione o pastorizzazione. La Blonde impiega per la rifermentazione 8 giorni a 26 gradi, la 8 e la 12 richiedono invece 10 e 12 giorni. Dopo la scoperta del grande pubblico di appassionati, grazie anche a divulgatori molto importanti per il mondo brassicolo del Belgio come Michael Jackson, le richieste aumentarono sempre di più e i pochi fortunati che riuscirono ad assaggiarla ne tessero le lodi al punto da donargli la fama di birra più buona del mondo. Il birrificio tuttavia, in accordo con la regola trappista in cui la birra è un'attività secondaria e fine solo al sostentamento del monastero e ad eventuali opere di beneficenza come extra, decise di non incrementare la produzione. Per cui la distribuzione di questa birra rimane tuttora molto intricata, anche a causa di speculazioni che portarono molte persone ad acquistare grandi quantità per uso privato per poi rivenderle a prezzi ultramaggiorati. Ci sono attualmente varie modalità per reperire queste birre. La prima è recarsi direttamente di fronte all'abbazia nella taverna In de Vred. Per acquistare una quantità maggiore bisogna registrarsi e prenotarsi dal loro sito.
Bisogna creare un account, all'account va associata anche una targa di automobile con cui si reca in loco e si può ritirare al massimo una cassetta da 24 bottiglie da 33. Non si può eseguire un secondo ordine per i prossimi 60 giorni. Nel sito è indicato anche il costo di 48 euro per la cassetta di Blonde, 51 per la 8 e 58 per la 12, quindi appena 2,40 euro a bottiglia per quest'ultima, considerando anche la cassetta di legno, e una restituzione fino a 20 euro per il reso di bottiglie vuote e della cassetta. Da poco si può anche ordinare una spedizione di 12 bottiglie, ma la consegna è valida solo in Belgio. Nei beer shop è sempre molto richiesta. Quando disponibile il prezzo di mercato può oscillare tra i 12 e i 18 euro per una bottiglia da 33, ma ho visto anche prezzi più alti. Vediamo nello specifico le birre di Westvleteren. Attualmente sono 3. La Blonde, tappo verde, è una birra bionda ad alta fermentazione che rientra nella categoria delle Belgian Single, denominate anche Patersbier, ovvero le birre da tavola dei monaci, quelle nate per essere consumate quotidianamente con i pasti, un tempo non distribuite alla vendita. Questa invece, nata nel 99 per sostituire la 6, era orientata soprattutto per i turisti in visita all'abbazia e al caffè in De Vrede, dove transitavano anche molti ciclisti. Ha una gradazione di 5.8 volumi, un aroma fresco sul fruttato e agrumato, un maltato ben bilanciato da un amaro deciso dato da un buon quantitativo di luppolo e con un corpo leggero e snello e un finale secco che la rende particolarmente rinfrescante. La 8, tappo blu, è una birra invece scura di gradazione abbastanza alta che risale agli anni 40 ma ha raggiunto la forma attuale che conosciamo oggi negli anni 90. Con i suoi 8 gradi di volume alcolico si può catalogare a cavallo tra una Belgian Double e una Belgian Dark Strong Ale. Esprime un aroma di frutta secca e frutta a guscio con un tocco di caramello e un gusto armonioso che va dal maltato dolce a sentori più fruttati. È una birra scura, ricca e complessa. Infine la 12, tappo giallo, che oggi è diventata un'icona tra gli appassionati anche grazie alla fama ottenuta nei primi anni di internet, partendo da siti come Rate Beer, dove nel 2000 fu indicata dagli appassionati come la birra più buona, con le migliori recensioni. La notizia poi piano piano rimbalzò tra blog e siti vari che crearono lentamente un hype sempre più crescente su questa birra. La ricetta nasce negli anni 30 ma si affina negli anni 40 a partire da un mosto molto denso di ben 12 gradi belgi, una birra scura, alcolica e molto complessa già all'epoca, considerata al pari di un buon vino. La versione attuale si definisce tra gli anni 80 e 90, viene ridotto il grado zuccherino, il nome tuttavia è rimasto 12 per tradizione. Nonostante la fama crescente, i monaci non hanno incrementato la sua produzione, rimanendo coerenti con la loro regola che prevede la birrificazione come attività secondaria e fine solo al proprio sostentamento. Questo rafforzò ancora di più quell'aura di mistero attorno a questa birra. Con i suoi 10.2 volumi si può benissimo catalogare come una quadruple, è una birra di grande complessità e intensità, ma anche di grande equilibrio. I suoi sentori caratteristici includono caramello e cioccolato, dolci da pasticceria, uva passa e frutta secca. Morbida e corposa, riscaldante ma con un alcol molto ben nascosto e un finale persistente. È una birra che si presta molto bene anche all'invecchiamento. A 2-3 anni raggiunge un equilibrio ideale, mentre a 5-8 anni evolve con aromi di porto e frutta sotto spirito. Un curioso aneddoto su questa birra riguarda il suo legame con un'altra famosa birra, che è la Abt 12 del birrificio San Bernardus. Si dice che questa, che invece è molto più facile da reperire, condivide la ricetta autentica della Westvleteren. La storia dice che nel 1948 l'abate di Westvleteren decise di ridurre la produzione di birra, che era diventata sempre più incisiva, andando però a distogliere i monaci dalle altre attività monastiche. L'abbazia limitò la produzione di birra mantenendola solo per il consumo interno e diede in concessione la licenza per birrificare con il nome di Westvleteren Sint-Sixtus a Evarist de Koning, che era un produttore di formaggi di Watteau che forniva anche l'abbazia. La licenza fu pagata 1 milione di franchi ed era valida per un periodo di 30 anni.
Da lì De Koning iniziò a formarsi dai monaci stessi per produrre da sé la birra di Westvleteren. Pur partendo dalla stessa ricetta e materie prime, cambiando i luoghi, gli impianti e anche altri fattori, le due birre iniziarono poi a differire col tempo. Westvleteren, ad esempio, dagli anni 70 iniziò a utilizzare il lievito di Westmalle, mentre la San Bernardus continuò a coltivare il ceppo originario di Westvleteren. Nel 68, Westvleteren, avendo ripreso a produrre e distribuire le proprie birre, citò De Koning per l'utilizzo del nome di Westvleteren e di Sint Sixtus, in riferimento al proprio monastero e altre raffigurazioni monastiche. Nell'etichetta, infatti, il monaco perse l'abito e altri simboli riconducibili ai monaci, oltre che al nome Westvleteren e dell'abbazia, e compare da qui in poi il nome San Bernardus. Oggi la San Bernardus non si può definire come un clone della Westvleteren, ma rimane certamente una birra molto interessante e apprezzabile, anche al pari di quella di Westvleteren. Adesso facciamo un bel assaggio di questa birra. Sul tappo troviamo il logo dell'abbazia e le informazioni basilari come il grado alcolico, la scritta Beer e la quantità di 33 centilitri. Queste info sono riportate qui perché fino a pochi anni fa non esistevano etichette cartacee. Anche la bottiglia è iconica con il collare sul vetro che riporta la scritta in rilievo Trappistenbier sono uguali a quelle di Westmalle. Introdotte dal 2022, l'etichetta riporta ora al centro la stessa grafica del tappo e ai lati varie informazioni come il bicchiere consigliato, che è la coppa trappista, la temperatura di servizio, che è indicata tra i 12 e i 16 gradi, e come conservare la bottiglia. Il logo esagonale indica che il prodotto segue la regolamentazione per essere definito autentico trappista e la data di scadenza, che è puramente indicativa e potete benissimo non considerare, se non come riferimento se volete fare invecchiare la birra negli anni. Da informazioni sul web si dice che la shelf life dichiarata sia di 3 anni, per cui questa bottiglia che sto per assaggiare ha quasi 3 anni di maturazione. Dall'altro lato troviamo l'indicazione Brewing Beer, cioè birra scura, senza riferimenti di stile, come è tipico per il Belgio. Gli ingredienti e il codice a barre che vi rimanda sul loro sito. All'aspetto si mostra di colore scuro, quasi nero nella coppa. Schiuma beige molto produttiva, con accenno di gushing all'apertura. Di ottima persistenza, considerando che l'alcol elevato non aiuta la schiuma. In controluce si apprezza un colore marrone scuro con riflessi rossastri, non è poi così scura come può sembrare. Molto effervescente, il perlage che risale è favorito qui da un'incisione nel fondo di questo bicchiere e ci indica anche una birra molto ben carbonata. L'aroma è di frutta matura e frutta appassita, come uvetta e frutta sottospirito. Zucchero candito scuro, caramello bruciato, fenoli balsamici di chiodo di garofano in sottofondo. Continuando ancora si percepisce un dolce di miele, panettone, marmellata e torta sacher. Il gusto è pieno, dolce che ricorda un dolce al cioccolato. Al retroolfatto si percepisce anche un aroma di pan di Spagna con note di cacao. Fruttato e maltato che si incrociano con grande equilibrio e intensità. Il corpo è strutturato, mouthfeel morbido ma carbonazione che rende veloce la bevuta e asciuga per bene la bocca. Alcol non percepito. Nel finale la bocca rimane dolce e appiccicosa. Amaro da luppolo non percepibile e neanche note di malti torrefatti, appena lievi note che richiamano al cacao amaro.
Una birra davvero spettacolare. Mi sento di dire che è all'altezza effettivamente della sua fama. Sicuramente è al pari di altre birre trappiste non come la Rochefort 10, la Trap Quadruple o l'Abt 12 di San Bernardus. Dire se è la migliore tra queste citate è ovviamente anche soggettivo. Su alcuni aspetti e per il mio gusto personale la preferisco alle altre. Apprezzo molto le note di cioccolato e di pasticceria, intense ma equilibrate, e l'alcol molto ben coperto, anche meglio delle altre. Purtroppo è una birra molto difficile da reperire, ma cosa ancora più seccante è la speculazione che c'è dietro queste birre. Per cui se la trovate disponibile online la troverete a prezzi davvero fuori da ogni logica. Ma se cercate bene potete trovarla anche a prezzi più ragionevoli. E voi che ne pensate di questa birra? Conoscevate già la sua fama e la sua storia o avete già avuto modo di assaggiarne una? Se volete condividete le vostre impressioni con me qui sotto nei commenti. Se vi piacciono video del genere e volete suggerirmi altre birre o altri birrifici che volete io tratti in maniera analoga, scrivetemelo pure qui sotto. Se il video vi è piaciuto e per supportarmi vi invito a lasciare un like, dei punti hype e a iscrivervi al canale. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.